Benvenuti e bentornati su Italian Globetrotters. Oggi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e indovina un po', parleremo di Spagna. Ne abbiamo già parlato in un'altra intervista parlando di Malaga, però oggi vi vogliamo portare un punto di vista diverso, di una persona diversa e di una città diversa. Parleremo di Alicante, una città di mare bellissima con un clima veramente gradevole, e intervisteremo Lucia, un avvocato specializzato in diritto immobiliare dell'immigrazione che vive ad Alicante da ben 6 anni, e abbiamo voluto proprio fare questa intervista nonostante appunto avevamo già fatto quella in Spagna, proprio per darvi un aiuto in concreto, perché essendo lei un avvocato che aiuta in particolar modo gli italiani a trasferirsi in Spagna, quindi li aiuta con tutta la documentazione necessaria per ottenere la residenza, e aiuta anche chi vuole aprire un'attività là, quindi si occupa di tutta la documentazione necessaria, di registrare per esempio il marchio, di aprire catene o franchising, quindi dà anche questo tipo di supporto. Quindi per voi che siete interessati ad andare in Spagna e magari avete bisogno proprio di qualcuno che si occupi di queste pratiche, lei è una professionista e è specializzata proprio in questo. E anche in caso abbiate bisogno di acquistare una casa in Spagna, sia per residenza o per investimento. Quindi io non vi anticipo altro, sarà un'intervista interessante e ricca di informazioni, e noi ci vediamo alla prossima. Spero che questo vi dia una mano e vi sia di supporto. Buona intervista, alla prossima. Ciao. Ciao Lucia, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene? Com'è lì a Alicante oggi? Molto caldo Caldo, come in Italia, penso. Eh sì, anche qui è caldo. Intanto ti volevo dare la benvenuta, insomma, e dirti che è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Grazie, è un piacere anche per me. Noi abbiamo già un video sulla Spagna dove si parlava di Malaga, però tanti ci hanno scritto appunto di Alicante e quindi ecco, si voleva sapere come si vive anche lì, perché tanti ce ne parlano bene. Intanto però raccontaci ecco brevemente chi sei te, insomma, da dove vieni e come mai sei andata anche lì a lavorare. Ok, intanto ti ringrazio per l'intervista, per me è un piacere stare qui con voi. Allora, sì, io sono avvocato, sono 6 anni che vivo qui ad Alicante, dove il mio studio è legale. Nel mio studio ci occupiamo di diritto dell'immigrazione, ma anche diritto immobiliare, e i nostri clienti sono la maggior parte italiani, inglesi, che vogliono anche venire a vivere qui ad Alicante o a vivere in Spagna in generale. Io sono marchigiana, però sono ormai tanti anni che sono fuori dalle Marche e dall'Italia, perché ho vissuto 6 anni a Cattolica, poi per motivi di lavoro 2 anni a Londra, e volevo anche approfondire l'inglese, e poi mi sono ritrovata in questa bellissima città della Spagna, Alicante, dove sono rimasta 6 anni. Mi trovo bene anche quindi come clima, tutto, sto benissimo, quindi ho deciso di rimanere qua per ora. A quanto ci hanno scritto a noi, a quanto ci chiedono, sembra che insomma si stia proprio bene lì. Comunque, ecco, intanto proprio per questo discorso che ci hai detto te del tuo lavoro, no? Che fai l'avvocato, che sei specializzata in queste cose qua, potrebbe essere appunto molto utile anche per tante persone che si vogliono trasferire sia lì che anche all'estero, perché quando uno poi arriva, no, al dunque che si vuole trasferire, ovviamente deve pensare anche a tante cose legali, a tante cose burocratiche, e quindi insomma sicuramente una persona a cui affidarsi, come magari in questo caso puoi fare te col tuo lavoro, può essere molto utile. Quindi ecco, spiegaci un po' anche, diciamo, un po' più nei dettagli di cosa ti occupi, anche per far capire alle persone se possono chiederti anche un aiuto a te. Certo, io nasco come avvocato specializzato in proprietà industriale e intellettuale, perché qui ad Alicante c'è l'ufficio europeo che si chiama WIPO di marchi e brevetti, e quindi quando arrivo qua a Alicante la prima cosa che faccio è specializzarmi in proprietà industriale e intellettuale. Poi decido di aiutare gli stranieri, visto che la maggior parte dei miei clienti erano italiani e inglesi, parlano inglese, e quindi mi specializzo e faccio un master in diritto dell'immigrazione. Di cosa ci occupiamo? Prima di tutto ci occupiamo di integrare gli italiani che vogliono venire a vivere qua in Spagna, e quindi li aiutiamo con tutti i documenti necessari di residenza, oltre a lavorare ovviamente con altri stranieri, quindi Mhm. inglesi, americani, sudamericani. Però specialmente per gli italiani ci occupiamo di aiutarli in tutto col passaggio, con la transizione in Spagna, e quindi tutti i documenti di residenza, li aiutiamo se vogliono comprare casa qui in Spagna, e quindi nei documenti per l'acquisto della casa, revisare tutti i documenti necessari, e li aiutiamo anche se vogliono aprire un'attività qui in Spagna.
ad aprire la propria attività, ma anche a rafforzare quindi il proprio marchio, se vogliono registrare il marchio in Spagna e aprire Ah, anche una catena, un franchising. buono questo. Perché insomma, quando uno poi va all'estero, a parte che non è magari la tua lingua, e poi dopo, insomma, ogni paese ha le sue regole, ha le sue leggi. Cioè, te consigli comunque sempre di affidarsi a un professionista come te, in questo caso, per chi vuole andare all'estero. Sì, sicuramente prima di tutto come persona non professionista ho la mia e abbiamo, perché anche siamo in due, quindi entrambi italiani, abbiamo la nostra esperienza del trasferimento e quindi Eh, sappiamo cosa si vive e cosa si può vivere a spostarsi in un altro paese europeo. Poi come professionista sicuramente un aiuto legale sempre serve. eh. E quindi anche per vedere i documenti della casa, se le carte vanno bene, se ci sono dei problemi tecnici, è utile comunque un intervento da parte nostra. Per non incorrere magari in errori grossi, in fregature. Ci saranno anche persone che magari si spacciano, no, per professionisti e poi non lo sono, penso, come un po' da tutte le parti. Certo, sì, Eh. sicuramente, specialmente se una persona non conosce la lingua spagnola, è difficile comunque comprendere tutti i documenti o le carte spagnole, quindi per questo interveniamo noi. Infatti. Ma voi aiutate sia per trasferirsi in Spagna, ma anche in altri paesi comunque. Cioè, se io volessi trasferirmi, che ne so, nel vicino lì Portogallo, oppure in Inghilterra, oppure fuori Europa, eccetera, posso comunque contattare voi e voi pensate a tutto o solo per quanto riguarda, diciamo, la Spagna e l'Europa voi? Allora, noi ci occupiamo della Spagna, Mm? però abbiamo comunque dei contatti in altri paesi. Abbiamo Mhm. dei contatti in Inghilterra, un avvocato che collabora con noi che si occupa comunque del trasferimento in Inghilterra, di tutti i permessi di residenza, in Portogallo, e in vari paesi europei, ma anche in America. Non siamo noi direttamente che trattiamo la questione fuori dalla Spagna, però possiamo dargli dei contatti per degli avvocati fuori dall'Unione Europea o in altri paesi dell'Unione Europea. Ok, quindi comunque sapete dove indirizzare le persone in caso uno volesse trasferirsi in un altro paese. Certo, questo sì, anche perché il nostro studio fa parte di una rete internazionale di avvocati che si chiama WIL e quindi abbiamo collegamenti anche quando ci sono dei problemi legali, per esempio anche dall'Italia comunque ci sono avvocati che fanno parte di questa rete di avvocati che quando c'è un problema in Spagna chiamano noi Ah, e ok. quindi essendo sul posto lo gestiamo noi. Qualsiasi tipo di problema legale che può essere di questione penale o civile, quindi ci chiamano e noi facciamo lo stesso quando abbiamo un problema, per esempio in Sud America o in America, e contattiamo il nostro collega. Ok, era per capire un po' meglio, ecco, se uno vuole venire lì, aprire un'attività, eccetera, è facile aprirla lì in Spagna rispetto magari anche all'Italia a livello burocratico, come costi, cioè come funziona rispetto a qua? È più conveniente, più semplice, più veloce? Sì, sicuramente più veloce e abbiamo aiutato diversi italiani che volevano aprire una società qui in Spagna, aprire un franchising e molti italiani si dedicano anche alla ristorazione, quindi aprono ristoranti o catene di pizzerie e li abbiamo aiutati. A livello burocratico sicuramente la procedura è molto più snella di quella italiana e anche per le tasse. Devi tenere in considerazione, per esempio, aprire una società in Spagna hai una tassazione del 15%, quindi che rispetto Buono. all'Italia è molto più vantaggiosa. Direi. Anche per gli stipendi del personale, tutto è molto più veloce e più snello rispetto all'Italia. Però sempre c'è bisogno di un professionale che possa aiutare in questo progetto, Eh perché sì. poi muoversi da sola, a meno che non si conosce comunque la lingua spagnola alla perfezione, spesso quindi si incorre in trabocchetti o Immagino. comunque c'è bisogno di un sostegno legale. E anche se uno venisse lì come dipendente, la zona lì, ora si sta parlando lì di Alicante, ti dico a livello lavorativo, nel senso c'è lavoro, si guadagna bene, come sono gli stipendi in quella zona lì? Allora, Alicante sta crescendo molto, specialmente a livello turistico e quindi il settore dove si può trovare maggiormente lavoro è comunque nel settore turistico, nella ristorazione, nell'informatica, nelle nuove tecnologie perché stanno investendo molto nelle energie rinnovabili e Mhm. quindi cercano questi tipi di figure. Sicuramente bisogna sapere lo spagnolo. Eh, Quello che consiglio è di sapere lo spagnolo per trovare lavoro. La disoccupazione è alta anche in Spagna e gli stipendi non si differenziano molto dall'Italia. Quello che si differenzia è un po' il costo della vita che è leggermente più basso rispetto al costo in Italia. gli stipendi sono tipo quali circa? Sì, forse anche un po' meno. Alicante è larga espansione, sicuramente la consiglio alle persone che vogliono aprire un'attività. Eh,
A una persona che vuole venire come dipendente deve conoscere bene lo spagnolo. Questo sì, e ha modo di inserirsi in vari settori. E certo, per uno che Lo vuole aprire stesso- un'attività è buono lì, se c'è il 15% di tasse, sì, questo si apre eh, la società, è vantaggiosa. eh sì, questo di sicuro. Poi, insomma, chiaramente dipende anche che attività uno fa, però quello poi che è tutto più snello a livello burocratico, è tutto più semplice, no? Sì, quello che bisogna fare sicuramente è conoscere lo spagnolo, questa è la cosa fondamentale per inserirsi nel mondo lavorativo. Poi ci sono molti lavori, per esempio anche i ristoranti italiani, però le condizioni lavorative, gli stipendi non si differenziano molto dall'Italia. Ok. Te che passi consiglieresti di fare per uno che dice mi voglio trasferire lì in Spagna, ad Alicante? Quali sono i passi che te consigli di fare? Tante persone vorrebbero andare all'estero, anche noi compresi, perché anche noi si vorrebbe andare all'estero, però nel senso uno magari ci pensa a tutte queste cose. Cos'è che devo fare? Perché magari uno non sa da dove partire. La prima cosa, secondo me, venire qua e vedere un po' la zona, Mm. cercare di vedere che tipo di lavoro si può trovare in base alle proprie capacità, venire un po' in vacanza per vedere Alicante, questo sicuro, e non prendere e lasciare tutto e venire qua. E poi ci sono dei documenti necessari se si decide di trasferirsi qua, che da fare sicuramente sono prima il NIE, che è un documento di identità spagnolo che si deve richiedere, e poi registrarsi alla Seguridad Social, che è come l'INPS Eh, italiana, e da lì già si può iniziare a cercare lavoro e una volta che si trova lavoro puoi richiedere comunque anche la residenza. Un altro documento è l'impadronamento, che è necessario per richiedere la residenza. L'impadronamento è come l'iscrizione all'anagrafe in Italia. E quindi da lì si acquistano molti diritti anche per quanto riguarda la sanità e il medico di famiglia. mhm. Questi sono i passi principali. Poi la residenza, tutto viene da sé, però i passi principali sono questo: NIE, Seguridad Social e impadronamento. Ok, e invece uno che, come si diceva prima, no, magari ha bisogno di voi, in questo caso come professionisti, per aprire un'attività o per farsi seguire in tutto, è bene che lo faccia dall'Italia. Se poi uno è deciso, vi contatti magari prima voi e poi voi pensate ad aiutarlo nel preparare tutto quello che serve. Ci può contattare. Io quello che consiglio è di venire sul posto. Prima di tutto sì, possiamo parlare telefonicamente, contattarci, vedere un po' la situazione, che possibilità ha. E poi sicuramente se deve trovare un locale o se vuole anche comprare casa, vi consiglio di venire qua, di prendersi un po' di tempo, di vedere la zona e di capire qual è il locale migliore per lui, per poter aprire la sua attività, e poi direttamente possiamo gestirgli la cosa noi anche per quanto riguarda la documentazione, il NIE o l'apertura della società. Quindi questo possiamo farlo anche se lui decide di tornare là e ritornare poi in Spagna. Però l'importante lì è sempre di vedere il posto e di venire un po' qua di persona per decidere qual è il luogo migliore per aprire la sua attività e anche come vede lui la sua attività. Certo. Alicante comunque sia è una città in forte espansione e ha un aeroporto internazionale che è aperto da pochi anni e quindi è meta non solo di turismo ma anche di molti investitori che vogliono aprire un'attività qua o comprare casa, anche comprare delle case per poi affittarle a turisti. Questa potrebbe essere un'opzione, può dare una buona rendita, insomma. Eh sì, e poi voi vi occupate anche di questo, no? Del trovare casa, delle cose immobiliari. Sì, anche questo, se hanno bisogno del nostro aiuto, li possiamo indirizzare, aiutare con i documenti e gestire tutta la pratica fino al rogito comunque, Eh. all'acquisto della casa. No, no, è una cosa, questa qui, molto importante e fondamentale perché poi se uno va all'estero, non sa la lingua e non sa da che parte, no, rifarsi, da dove partire e tutto, invece voi parlate l'italiano, quindi uno riesce a spiegarsi, riesce a capire tutto quello che serve, c'è una persona che ti aiuta passo passo, insomma, è tanta roba, eh. Certo, sicuramente c'è bisogno di un consiglio e io credo che avere sul posto una persona italiana che ha avuto la tua stessa esperienza e tu vuoi trasferirti, penso che sia una cosa fondamentale.
Sì, sì. perché sempre ci si trova un po' spiazzati all'estero e noi l'abbiamo vissuto in prima persona, quindi sappiamo Eh, che i primi tempi non è facile e se tu puoi avere il supporto di una persona che ti può consigliare o dire come muoverti, sicuramente i tempi sono più rapidi e più veloci e non rischi di avere fregature, insomma. che è fondamentale. Senti, e te che fai la professionista lì e l'hai fatta anche in Italia, no? Che differenza hai visto dal lavorare come professionista in Italia, no? Con tutta la burocrazia, le cose che ci sono, cioè un po' ti dico a 360 gradi. Che differenze hai visto di come lavori lì rispetto all'Italia? Allora, la differenza principale che ho visto è sicuramente che le pratiche sono più rapide, Mm, insomma, mm, i tempi anche giudiziali e noi trattiamo anche molte cause di famiglia e civile, sono molto più rapidi, non sono lunghi come in Italia. Questo sicuramente anche negli uffici, tutto è molto, molto più veloce rispetto all'Italia. Questo è il vantaggio principale. Poi dopo a livello legale, io lavoro con italiani, quindi non vedo molto la differenza, però ah, sì, la differenza la trovo quando lavoro con clienti inglesi o americani, proprio dal tipo di cultura, la mhm. differenza la vedo lì. E per i pensionati, che tanti ce lo chiedono di andare a vivere in Spagna, Portogallo, questi paesi qua un po' più caldi, no? Dove le tasse sono un po' più basse. Se un pensionato viene lì ad Alicante, sai all'incirca come funziona con le tasse, quanto gli viene trattenuto, se per loro è conveniente vivere lì? Sì, sì, sicuramente è conveniente rispetto all'Italia. Dobbiamo parlare delle tasse, ma anche dobbiamo parlare del clima e dello stile di vita che è molto più rilassato e tranquillo. Ci sono delle città come per esempio Torrevieja, dove vengono a vivere molti pensionati italiani. Si vive sicuramente bene, bene con la pensione italiana. Per quanto riguarda la pensione, in Spagna il prelievo fiscale sulla pensione, ti do un dato scritto, è del 9,5% e quindi è meno della metà rispetto a quello italiano che oggi è al 20%. Boia. Questo cambia sicuramente il modo di vivere e i pensionati che derivano da un ex lavoro pubblico sono soggetti alla doppia imposizione fiscale, quindi per questa categoria di solito ci si rivolge all'INPS e non è la stessa cosa che un pensionato che deriva da un impiego privato, dove la pensione è molto più conveniente farla in Spagna. Sì, questa cosa che l'avevo sentita dire, che chi è stato un dipendente pubblico, diciamo, un po' è fregato in questo caso qui. Sicuramente hanno vantaggi maggiori i pensionati che derivano da un impiego privato, questo sì, perché devono pagare solo le imposte del governo spagnolo. È buono, il Quindi 9% è buono, 9,5 hai detto? sì, Buono. Grazie di averci dato questo dato ufficiale, almeno tanti ce lo chiedono e a volte anche noi non si sa dove andare a trovare le informazioni, almeno ecco, si dà un dato preciso, allora lo sapete, così chi vuole andare può contattare Lucia e ci pensa a tutto lei. speriamo dai, di dare il meglio e di aiutare i nostri italiani che decidono di venire a vivere in Spagna, che poi Cioè, ora la Spagna va molto di moda. sì, perché oltre chiaramente a tutta questa cosa qui del lavoro, delle tasse che sono importanti, ma ti volevo chiedere com'è lì la qualità della vita, te che ci vivi già anche da tanti anni, ci hai già accennato prima che il costo della vita è un po' più basso, no? Noi abbiamo sentito dire appunto da tanti che ce lo chiedono di fare un video su Alicante, che è una delle migliori città dove vivere in Spagna, questo non lo sappiamo noi, però ecco, dici un po' com'è vivere lì, la qualità della vita, il costo della vita. Allora, secondo me la Spagna sì, ha una qualità della vita molto alta, lo vedo tutti i giorni. Uno, per il clima, piove poco e di rado e abbiamo solo 2 mesi di freddo, che sono gennaio e febbraio. E quindi sono i mesi più freddi, tutto il resto dell'anno il clima è abbastanza mite. E quindi devi pensare, Riccardo, che molte case non hanno nemmeno i riscaldamenti qua, ma abbiamo il sistema di aria condizionata caldo e freddo. E un'altra cosa positiva sicuramente il mare, Eh. perché abbiamo delle bellissime spiagge e anche la qualità delle materie prime. Molti prodotti comunque vengono esportati dalla Spagna in Italia, quindi la qualità dei prodotti è molto buona. Poi ecco il costo della vita com'è? Visto che anche siete nel settore immobiliare che a tanti può interessare, quanto costano all'incirca le case lì, se uno le vuole comprare, quanto possono costare all'incirca gli affitti? Allora, il costo della vita non è troppo elevato, è mediamente più basso dell'Italia. Diciamo che con la crisi che c'è stata, un po' con la pandemia, la guerra, tutto quello che c'è stato, i prezzi sono aumentati anche qui in Spagna, però rimangono sempre più bassi dell'Italia. Ecco.
Per quanto riguarda gli affitti, Alicante, come ti ho detto prima, è una città molto turistica e quindi se si vuole affittare comunque nel centro di Alicante, gli affitti sono sui 700 euro al mese, Mm. 800 euro al mese. Già spostandosi un chilometro dal centro, Ah, già ok. gli affitti si abbassano. Per quanto riguarda poi le bollette, sicuramente sono molto più basse dell'Italia. Tipo, Quindi per fare qualche esempio, quanto possono tipo costare le bollette? luce e acqua al mese sui 100 euro Ah, totale. tutte e due E insieme? non abbiamo, sì, sì, insieme, luce e acqua insieme. Riscaldamento non c'è, quindi Sì, il gas non l'abbiamo perché è quasi tutto elettrico, qualcuno che utilizza il gas comunque i costi sono più bassi, però normalmente le case hanno comunque un sistema elettrico sia di acqua calda sia per quanto riguarda l'aria condizionata e quindi devi considerare che i costi sono quelli. Per quanto riguarda il costo delle case, sicuramente più basse rispetto all'Italia, che variano fuori città, possono andare a 1 o 2 chilometri dalla città dagli 80.000 euro e fino a salire dal centro città che sicuramente hanno una rendita più elevata perché si possono affittare per i turisti, quindi li puoi pagare un po' di più, comunque sempre meno del costo della casa italiana cavolo, per la rendita che ha. che qui 80.000 euro non si trova nulla, quindi non è No, no, male. sicuramente diverso. Poi bisogna vedere le zone, anche lì, bisogna vedere anche il cliente che ci contatta cosa vuole fare, se vuole comprare una casa per andarci a vivere Eh, o se vuole comprare una casa per affittarla. Qui vicino abbiamo anche un'università, un campus universitario molto grande di San Vincent e quindi molte case si affittano anche agli studenti. La spesa, per esempio, che dicevi prima, costa un po' meno dell'Italia, è un notevole risparmio anche quando uno va a prendere la roba da mangiare, oppure siamo lì come prezzi all'incirca? Sì, no, no, il risparmio c'è abbastanza. Mm, Non so, dovrei equipararti i prodotti, le cose, però sì, prima della pandemia sicuramente il risparmio era grandissimo mm, perché con 20 euro riuscivi a farti una spesa consistente. Ora sono un po' aumentati, però sempre rimane più conveniente. Sì, io eh, torno spesso in Italia e vedo e noto la differenza. E eh. lo vedranno anche le persone che decidono comunque di trasferirsi qua quando si troveranno sul posto la differenza comunque nel portafoglio, sia per quanto riguarda il costo della vita, e quindi le bollette, sia per quanto riguarda la spesa. È per questo che io dico sempre che dovrebbero venire un periodo a vedere comunque la zona che Eh, gli piace di più e certo. contattarci, anche noi possiamo aiutare, indirizzare nella scelta migliore. Eh sì, anche perché come si diceva prima delle case, per esempio, c'è magari chi ha il sogno di comprare una casa o andare a vivere una casa in affitto magari sul mare, quindi magari può avere un costo e se uno invece dice a me non mi interessa, magari mi può interessare anche spendere un po' meno, ma anche se sono un po' più nell'interno, cioè ognuno chiaramente ha le sue esigenze, no? Quindi nel caso vi può contattare e poi voi gli potete dire i prezzi e tutto. Sì, infatti l'importante è sapere comunque l'esigenza del cliente, di cosa in realtà vuole. Poi ci sono anche molte possibilità, per esempio anche di avere una casa singola, spostandosi un po' dal centro, comunque puoi trovarti una bella casa con piscina e il costo della casa può andare dai 260 in su. 230.000 euro in su. In Italia una casa singola con terreno già è difficile con questo importo trovarla. Eh sì, magari costa il doppio. Secondo me è come anche un po' qua, no? Nel senso, se sei nel posto turistico e vuoi tutto lì vicino sul mare e tutto, sicuramente costerà di più, ma se uno gli può andare bene anche sta qualche chilometro fuori, di sicuro risparmierà un bel po' di soldi e magari si fa la casa un po' più come vuole, forse, perché penso che nella zona turistica ci sia un po' più di confusione anche nel periodo estivo, no? Alicante è turistica quasi tutto l'anno, quasi l'80% dell'anno comunque abbiamo i turisti. Questo perché ci sono anche molti turisti che vengono dal nord Europa o dall'Inghilterra e vengono create molte attività. Oltre all'aeroporto internazionale abbiamo per esempio l'Ocean Drive che si organizza e parte proprio da Alicante e finisce a Genova, che è la regata mondiale che parte da qua. Ora stanno investendo il comune anche per le crociere, per
per esempio l'anno scorso quasi 30.000 persone sono arrivate con la crociera. È una città che si sta allargando molto e sta investendo molto sul turismo, sull'aeroporto, sulle attività turistiche e Mhm. quindi ha un grande potenziale. Era poco conosciuta fino a molti anni fa, però anche l'aeroporto sta diventando uno dei più grandi comunque della Spagna e si sta ingrandendo molto. Tutto questo che ci stai dicendo, cioè, fa capire che appunto è una città adatta anche per investimenti, per chi fosse interessato, no? Perché, come dicevi te, se uno prende una casa e l'affitta, se c'è tanto giro, turismo, ci sono tante iniziative da parte del comune e uno può prendere in considerazione proprio per gli investimenti. Certo, sicuramente. Sì, sì, sicuramente è una buona città per investire. Rispetto, per esempio, ad altre città come Madrid, e Barcellona o Valencia, che già sono molto conosciute, quindi molto improntate col turismo, Alicante è in costante crescita. E poi abbiamo delle bellissime spiagge anche vicino ad Alicante, oltre alla spiaggia di Alicante, molto conosciute come per esempio Calpe o Altea, tutta la Costa Blanca molto turistiche e molto belle, dove l'acqua è quasi equiparabile all'acqua della Thailandia. Boia, ah, siamo curiosi anche noi lì, eh? Deve essere bello davvero, eh. Sì. Siamo contenti allora di aver fatto conoscere anche a tutte le persone, insomma, che ci seguono, che guardano i nostri video, Lucia e il suo studio che può aiutare, speriamo, insomma, tante persone perché come si diceva prima, uno quando si vuole trasferire non sa dove andare a cercare e anche se trova qualcosa non sa se fidarsi, ecco, quindi noi vi diciamo che di loro vi potete fidare, se avete bisogno per il trasferimento, per aprire un'attività, per, come si diceva prima, cose anche immobiliari, cercare casa, eccetera, siamo contenti, ecco, di potervi dare l'accesso a loro. E ora ti volevo chiedere, visto che te vivi già lì da un po' di tempo, come sono gli spagnoli e che, diciamo, differenze anche hai visto con gli italiani? Sì, sicuramente Riccardo, gli spagnoli sono per molti versi simili a noi italiani, quindi sono calorosi, amano divertirsi, sono accoglienti, sono piacevoli, comunque Mm. persone molto piacevoli. Per questo devo dire che mi trovo bene, ho collaborato comunque con molti anche avvocati o colleghi spagnoli. Posso dire che l'integrazione non è poi così difficile in Spagna. Questo Ah, anche per la lingua. La lingua è facile da capire, quindi anche da apprendere. Sicuramente questo è un vantaggio rispetto al trovarsi o al trasferirsi in una città eh, comunque come Londra o l'Inghilterra. Te lo posso dire anche in prima persona perché abbiamo vissuto io e il mio ragazzo quasi 2 anni in Inghilterra eh. e quindi vedo che lo spagnolo è stato molto più semplice da apprendere, come italiani. Eh sì, certo, sarà più facile di sicuro. Quanto ci avete messo voi per, diciamo, parlarlo discretamente, per parlarlo bene? Poi te, soprattutto col tuo lavoro, insomma, dovrai capire anche tutti i termini legali e tutto, quindi sarà stato anche più difficile. Sì, per vivere bene sicuramente imparare lo spagnolo 1 o 2 anni comunque ci vogliono. Nel mio caso, visto il lavoro che faccio, sicuramente 5 o 6 anni ci vogliono comunque Eh, per una professione come la mia. Per quello che riguarda poi lavorare o avere una base, tutto 1 o 2 anni sicuramente. Ci sono anche delle scuole molto buone per adulti qui ad Alicante specialmente, dove è possibile comunque imparare a prendere lo spagnolo anche lavorando, perché si può andare nel pomeriggio e rilasciano anche un certificato ufficiale, perché è la scuola ufficiale di lingue di Spagna. Ed è bello avere questa possibilità, uno per imparare la lingua, ma anche per comunque socializzare con altre persone eh. straniere. Tutti si ritrovano lì ad apprendere lo spagnolo e queste scuole servono anche comunque per integrarsi. Certo, per conoscere anche persone, insomma. Io stessa ho studiato comunque in queste scuole e Ah, mi sono trovata benissimo. Oltre ad essere a un costo ragionevole, anzi beh. piuttosto basso rispetto alle scuole comunque private, ho avuto la possibilità di conoscere tante persone, anche italiani. Devi pensare, Riccardo, che qui ad Alicante ci sono quasi 9.000 italiani. Cavolo, Stiamo tanti. quasi arrivando a 10.000 nella provincia di Alicante, quindi è Cavolo. buono anche per chi decide di trasferirsi e Eh non si sì. sente
è solo. Per quello che anche tanti ci hanno scritto per sapere di Alicante, perché sicuramente è una città di cui si parla, ecco, in Italia, di sicuro. Una cosa che volevo dire, perché oltre a tutti questi lati positivi che ho già menzionato, comunque la persona che vuole trasferirsi non deve pensare che sia così facile, tutto rose e fiori. No, Comunque, certo. trasferirsi in un altro paese non è facile, quindi questo lo volevo dire perché poi sì, Alicante ha tanti lati positivi, però il trasferimento è sempre un passo forte, comunque Eh. importante, e quindi va visto, va deciso, va provato un periodo qui direttamente di persona, e quindi questo è quello che consiglio sempre. Mhm. E poi si parla sempre dei lati positivi, però comunque il trasferimento è un passo importante da fare bene. Anche per questo c'è bisogno spesso del consiglio di altre persone che già si trovano qua, che hanno vissuto qua, Eh e sì. penso che sia molto importante. Eh sì, trasferirsi comunque lasci tutto qua, devi lasciare tutte le tue certezze, tutto quello che te conosci qua. A quel punto uno dopo è da solo, no? Alla fine, quindi è bene avere degli agganci, degli appoggi, degli aiuti su cui, ecco, fare affidamento. Un altro servizio che prima non ti ho detto, che facciamo comunque gli italiani, molti di loro per esempio vogliono investire qui in Spagna, però non vogliono vivere sul posto, Ah, e quindi vogliono che una persona li gestisca comunque o l'affitto, che sia turistico, o come ti ho detto prima, per esempio affittarlo agli studenti che vengono qui mhm, a studiare al campus, perché ci sono molti studenti in Erasmus anche dall'Italia direttamente che vengono qua. Poi ci occupiamo anche comunque di gestire l'affitto della casa o del suo mm. investimento che ha qua direttamente. Quindi ci sono io, c'è anche comunque il mio ragazzo che si occupa della questione immobiliaria, mentre io tratto delle questioni più legali, lui si occupa della gestione degli affitti, della vendita immobiliare. E te che appunto vivi lì col tuo ragazzo, vivere diciamo come coppia lì o comunque anche a chi ha una famiglia e figli per dire, cioè lo consigli te come città, come posto? Sì, Alicante è una città dove si vive molto bene, prima di tutto perché tutti i posti si possono raggiungere anche a piedi, Mm, eventualmente. Ci sono scuole anche molto buone, scuole internazionali o scuole direttamente che insegnano in inglese, quindi danno molte opportunità a chi ha dei figli. Questo anche perché, essendoci ad Alicante l'UIPO, che è un ufficio europeo, comunque molti funzionari europei vengono qua, si trasferiscono qua per lavorare, quindi ci sono delle scuole abbastanza qualificate, private e pubbliche, dove si può comunque iscrivere i propri figli, quindi è molto, molto attrezzata come città e si vive bene. Io personalmente mi trovi trovo bene? bene, tante attività che si possono fare, anche comunque a livello sportivo, il padel, lo sport, le attività culturali, quindi c'è un teatro, si vive bene, insomma, sia in coppia e poi si ha la possibilità, ci sono anche molti ragazzi che si sono trasferiti come noi in coppia e che stanno vivendo qui già da molti anni, che frequentiamo, italiani. Italiani, ok. E come cibo vi trovate bene lì? Sì, la qualità del cibo è molto buona. L'Italia rimane il top, è inutile dirlo. Quindi i ristoranti italiani non penso che si possano equiparare ai ristoranti spagnoli, questo no. Però la qualità dei prodotti o delle materie prime sicuramente è molto buona. Mm, Come ti ho detto prima, poi molti prodotti vengono anche esportati in Italia. Per esempio mhm. abbiamo il prosciutto serrano, che per me è il migliore, il pesce che è molto buono, quindi sì, la qualità della materia prima è buonissima. Beh, sai, questa è una cosa che uno se lo immagina, che lì si mangia bene, però, sai, abituati come siamo noi, magari uno se lo può chiedere. Per tanti italiani che vanno all'estero, questo è un problema. Da italiana ti posso dire che sì, la differenza quando vai all'estero la trovi dappertutto, eh. Come italiani siamo abituati molto bene, quindi la differenza comunque si sente. Questo sì, non posso negarlo. E di fatto la cucina italiana è una delle cose che mi mancano dell'Italia. Ecco. Sicuramente vivendo anche in Inghilterra o a Londra si sente la differenza, cioè la qualità dei prodotti qui in Spagna è buona. Ma lì, come città, Alicante, hai già detto che insomma si vive bene, è una città tranquilla e tutto. È anche sicuro vivere lì come sicurezza? Com'è il livello di sicurezza lì?
Sì, il livello di sicurezza è buono. E abbiamo quasi 400.000 abitanti, quindi è una Mm. grande città, però sì, è gestita molto bene, non ho mai visto comunque problemi, non ho vissuto nessun problema di persona, quindi posso dire che sì, è sicura e lo vedranno anche le persone che decidono poi eventualmente di vivere qua, che poi il centro è più controllato, ci sono delle zone dove un pochino più pericolose dove non si va, però io come donna mi sento sicura Ecco. girare di giorno e di notte, non ci sono problemi e soprattutto se hai bisogno comunque della polizia, ti trovi in qualche situazione, puoi chiamarla e ti assistono direttamente, trovi molta collaborazione, questo sì. E senti, per quanto riguarda invece la sanità, ci avevi detto prima che uno deve fare questa registrazione, no? Quando si trasferisce lì, ma com'è lì la qualità della sanità? Ti ho detto che c'è pubblica, privata? Sì, allora, parlando da italiano, come italiani, come comunitari, abbiamo diritto comunque alla sanità pubblica. Con la nostra tessera sanitaria possiamo venire direttamente qua e registrarci, comunque ci viene dato un medico di famiglia e possiamo accedere comunque a tutti i servizi sanitari, che devo dire sono abbastanza buoni. E la sanità anche per le visite, abbastanza comunque rapido, veloce. Quando sento la differenza con l'Italia, vedo che qui è meglio. Sì, eh? Vedo una differenza, sì. Funziona un po' tipo come qua, nel senso che la sanità è pubblica, che non ha costi, poi se uno vuole andare a fare qualche visita privata, paga, però in generale comunque è pubblica e funziona, diciamo, bene, Sì, sì, la sanità è pubblica come e qua. poi diciamo che qui rispetto all'Italia c'è anche molto la mentalità di avere un'assicurazione medica privata e molti la fanno, però come comunitari la sanità puoi accedere al servizio pubblico e non è obbligatorio comunque fare un'assicurazione privata, anche se nella mentalità c'è un conto è trasferirsi, un conto è fare la residenza o richiedere la residenza qua. E quindi ci sono dei casi di italiani che vogliono richiedere la residenza, magari non stanno lavorando e allora è proprio il sistema quindi spagnolo che gli richiede di fare un'assicurazione privata Mhm. se vogliono richiedere la residenza. Ok. Però in principio quando arrivano qua hanno diritto a tutti i servizi, al medico di famiglia, proprio per legge come cittadini comunitari. Il vantaggio, no, di trasferirsi in un paese comunque vicino e europeo e tutto si vede anche in queste cose qui, che non c'è bisogno di visti, di grosse cose, no? Anche a livello di sanità. Anche la vicinanza poi la Spagna alla fine sono 2 ore Eh, dall'Italia, poi dipende da dove ti trovi in Italia, però comunque rispetto ad altri paesi puoi sempre comunque tornare a casa e quindi penso che è un vantaggio questo del vivere in Spagna. eh sì. E senti, ci fai un po' diciamo, un riassunto dei pro e contro di vivere lì ad Alicante? Ok, allora il primo pro che ti voglio dire è sicuramente la lingua. E la lingua è un vantaggio della Spagna perché lo spagnolo è simile per certi aspetti quindi all'italiano e una persona che si trasferisce lo apprende facilmente. Un altro vantaggio può essere quindi la crescita di Alicante e quindi quanto sta investendo la città, ma anche la Spagna in sé per il turismo, per le persone che vogliono trasferirsi qua e quindi anche la tassazione più bassa, sicuramente gli spagnoli, quindi l'accoglienza degli spagnoli è un altro vantaggio, la cucina e le materie prime, come già abbiamo detto, questo può essere un altro vantaggio della Spagna e anche la burocrazia che è un pochino più snella e oltre a questo anche l'acquisto delle case che è più vantaggioso rispetto all'Italia, le spese e i costi che ci sono. Come abbiamo detto prima, comunque le bollette che sono molto basse rispetto a quanto pagate voi in Italia. Eh, Noi stessi comunque abbiamo la famiglia in Italia, quindi ci raccontano la eh. situazione e vediamo molta differenza. Per quanto riguarda i contro, ci sono forse anche dei contro, quindi anche qui la crisi economica comunque ha un po' alzato i prezzi, ha un po' cambiato la situazione, però sicuramente sempre la situazione è molto più vantaggiosa dell'Italia e anche il livello di disoccupazione comunque rimane alto anche se i limiti sono un pochino più bassi rispetto all'Italia. Quindi, come ti ho detto prima, la Spagna è un paese che è vantaggiosa per chi vuole investire, per chi vuole cambiare casa, per chi vuole aprire un'attività. Invece, per quanto riguarda comunque la ricerca del lavoro, la situazione è un po' simile all'Italia, a meno che non si è specializzati. Quindi, per esempio, anche i settori della ristorazione o dell'informatica sono settori dove si trova più facilmente lavoro. O anche, per esempio, ad Alicante, anche il settore delle lingue
sapere l'inglese o lo spagnolo, qui ci sono tanti turisti e quindi si può trovare lavoro. Comunque con l'inglese e basta lì non lo consigli te, cioè comunque consigli che uno almeno le basi di spagnolo le impari per venire a vivere Sì, lì. oddio, chi sa l'inglese sì, sicuramente può aiutare, però per trovare lavoro lo spagnolo è Eh, fondamentale. ecco, appunto, che è quello che poi Sì. conta. E comunque la lingua non bisogna vederla, secondo me, come un ostacolo, perché la lingua spagnola non è difficile comunque da apprendere, come ti ho detto ci sono delle scuole molto buone, anche economiche, non Mhm, costose, quindi non private. Io la lingua non lo vedo come l'ostacolo, lo vedo più come un vantaggio che come un contro della Spagna. mhm. Bene, è un'opportunità anche di imparare una lingua nuova, che poi se è più facile meglio, no? Certo. Eh. Le lingue che si parlano di più al mondo sono il cinese, l'inglese e lo spagnolo. Il cinese è molto lontano dalla nostra lingua, però se conosci spagnolo e inglese va bene. Sì, poi comunque è una lingua che anche in tante parti del mondo si parla, quindi saperlo non è male. Te comunque lì sei felice, a quanto ho capito, ad Alicante. State bene lì? Certo, sì, sì, mi trovo molto bene, mi trovo bene anche col lavoro, quindi mi piace proprio, comunque ci piace entrambi. A me e il mio ragazzo lavorare con gli italiani, quindi dare questo aiuto e questo supporto agli italiani che vogliono venire a vivere qua e quindi anche dare una nuova opportunità alla gente che decide di lasciare l'Italia. Quindi mi gratifica molto questo lavoro e quindi sì, sono felice di rimanere qua. Bene, bene, anche noi, come dicevo prima, siamo contenti di avervi fatto conoscere, ecco, professionisti seri che vi possono aiutare nel vostro trasferimento o nell'aprire un'attività o nell'investire, in questo caso ad Alicante, ma insomma in tutta la Spagna e anche fuori. Speriamo, ecco, che possa essere di aiuto a tanti. Se poi volete saperne di più su tutte queste cose di cui abbiamo parlato, su come trasferirvi e su avere informazioni particolari, vi suggerisco di contattare Lucia e il suo studio. Noi vi lasciamo tutti i contatti poi loro, andate a vedere il suo sito, potete chiedere direttamente a lei per qualsiasi tipo di domande. Che dici Lucia? Si può lasciare tutti i tuoi contatti? Sì, grazie mille per l'intervista. Noi abbiamo comunque un sito internet www.lnavogadoslawyer.com, anche un sito internet italiano che è www.lnstudiolegaleinternazionale.com e abbiamo comunque una pagina Instagram dove potete seguirci che è LN Avogados Lawyers e anche una pagina comunque Facebook con lo Mhm. stesso nome e ci potete trovare anche, abbiamo creato da poco un gruppo ad Alicante che si chiama Tutela Legale ad Alicante Eh, e dove potete chiedere i vostri dubbi o risolvere i vostri dubbi legali e rispondiamo noi direttamente per chi vuole trasferirsi. E oltre a questo comunque nel sito internet ci sono tutti i nostri contatti, la nostra mail, il nostro numero di telefono italiano e spagnolo. bene, questo è un bel aiuto, eh. Speriamo di essere stato d'aiuto a tante persone. Poi vi ricordiamo, insomma, di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video con i nostri Italian Globetrotters in tutto il mondo, di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e, insomma, come dicevamo prima, vi abbiamo portato un qualcosa di molto utile oggi, oltre a farvi sapere come si vive ad Alicante. In tanti ce l'avete chiesto e speriamo di aiutare tante persone. Lucia, grazie di questa intervista. No, grazie mille Riccardo e ci ha fatto molto piacere essere qua e quindi ringraziamo anche tutte le persone che vedranno questo video e rimaniamo comunque a disposizione. Grazie a voi di essere stati i nostri ospiti a Italian Globetrotters. Vi mandiamo un salutone dall'Italia e un saluto alla nostra Italian Globetrotter da Alicante. Grazie, ciao a tutti. Ciao Lucia, grazie, viva l'Italia e Ciao. gli italiani, ciao!